Bentrovati ancora una volta da Alessandro Bonfanti dal Parco dell'Isonzo, zona Campagnuzza Sant'Andrea in Gorizia. Argomenti di oggi: presentazione della Calvario Alpine Run, la gara in montagna che si tiene sul Calvario nella città di Gorizia, una gara che attraversa le zone storiche, le zone dei monumenti della Prima Guerra Mondiale. L'altro argomento: la presentazione del disegno di legge del senatore o senatrice Tubetti, che tende a realizzare a Fogliano Re di Puglia un centro per aiutare le famiglie a avere delle informazioni sui propri cari caduti nel primo grande conflitto. Inoltre abbiamo le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Noi ci vediamo dopo. Il patrocinio e sostiene economicamente questa iniziativa, un'iniziativa importante. Siamo alla 9ª edizione, è un'iniziativa che è fatta in collaborazione con il patrocinio della sezione Alpini di Gorizia, con il gruppo Alpini di Lucinico, perché la gara parte dalla baita Alpini di Lucinico e arriva alla baita Alpini di Lucinico. Questo è il manifestino della Calvario Alpine Run, 9ª edizione. Di Giovanna, che edizione è? Che cos'è la Calvario Alpine Run? Sì, la Calvario Alpine Run, 9ª edizione, quest'anno è una gara di corsa in montagna. Praticamente si sviluppa sui sentieri, in maggior parte per il 90% sui sentieri del Calvario. Stiamo parlando della zona di Gorizia, giusto? Esatto, sì. Quanti chilometri il percorso? Allora, il percorso è di 17 km con 600 metri di dislivello. Partenza? No? Partenza dalla baita degli Alpini di Lucinico e arrivo anche lì. È una gara che attraversa una zona particolare, giusto? Sì. C'è la zona dei monumenti. Zona dei monumenti, sì, diciamo che è zona storica per la storia della Prima Guerra Mondiale di Gorizia. E si svolge quando? Si svolge domenica 19 novembre, partenza alle 9:30 dalla baita. È aperta a chi? A tutti gli atleti che sono, che hanno un certificato medico praticamente, ma anche non atleti, perché se la può fare anche con una camminata veloce, però devono avere il certificato medico per essere iscritti. Per quanto riguarda il percorso, quest'anno si prevede che sia un po' fangoso? Allora, diciamo che quest'anno non si lamenteranno gli atleti come l'altro anno che era asciutto, perché quest'anno proprio c'è tanto fango, tanta acqua sui percorsi. Quindi sarà un po' più impegnativa? Sarà impegnativa, però per questo genere di atleti sarà molto ma molto più piacevole. Per quanto riguarda le iscrizioni, dove si fanno, fino a quando ci si può iscrivere? Allora, ci si può iscrivere online. Dove? Sul sito della Calvario Alpine Run, oppure la sera del sabato sera, presso la baita, e alla domenica mattina sempre presso la baita prima della partenza. Quindi fino all'ultimo momento? Fino all'ultimo momento, esatto. Poi pasta asciutta per tutti? Dopo c'è festa, pasta asciutta per tutti, sarà il chiosco, diciamo che è proprio per tutti. La particolarità è che questa gara è intitolata a Tullio Poiana. Chi era Poiana? Tullio Poiana era uno storico capogruppo del gruppo Alpini di Gorizia. Quindi avete voluto ricordarlo Sì, con questa gara? Sì. Calvario Alpine Run, memoria al Tullio Poiana. Senatore Tubetti, lei ha presentato un DDL che riguarda Re di Puglia, la zona storica, questi confini. Si tratta del riconoscimento del Carso della Grande Guerra come luogo simbolo della patria e luogo simbolo per la storia delle nazioni europee, un luogo dove hanno combattuto i padri, i fratelli, i figli, tutte le famiglie italiane, e di quello che oggi è l'Italia e il centro dell'Europa. Nello specifico, in pratica, cosa farà? Questo DDL ha l'ambizione di creare un centro studi a Re di Puglia dinamico,
dove si possa far confluire la memoria della propria famiglia, la memoria del caduto o comunque del soldato della Grande Guerra, e dia la possibilità ai cittadini odierni e anche a quelli futuri di arrivare qui e conoscere la storia della propria famiglia impegnata nella Grande Guerra. Per l'altra parte ha l'ambizione di valorizzare questa storia all'interno delle scuole e di istituire un premio dedicato a Maria Bergamas. Maria Bergamas perché? Perché Maria Bergamas è la madre del Milite Ignoto. Maria Bergamas è il simbolo di tutte quelle donne che nel Novecento non hanno badato a spese nei confronti di se stesse e si sono sacrificate facendo lavori da uomo e sostituendo talvolta sia economicamente che a livello di affetti i propri cari e i propri uomini scomparsi durante i diversi conflitti e le diverse storie del Novecento. Senza fare nomi, lei mi ha raccontato un caso di una persona deceduta e che la famiglia non sapeva niente. Possiamo anche fare riferimento, è un caso reale perché fa parte un po' della storia della famiglia dei miei figli, più che mia. Succede molto spesso durante la Grande Guerra che i giovani che combattevano durante il conflitto avevano a casa delle mogli incinta, dei figli piccoli, chiaramente pensiamo all'età della leva dei tempi, e questi bambini, poi diventati adulti, non hanno mai avuto la possibilità di vedere il proprio padre, conoscere la storia del proprio padre, e tante volte neanche, per motivi delle distanze che contraddistinguevano i primi del Novecento, sapere dove questi fossero sepolti. E dobbiamo capire che oggi le distanze sono vicine tra la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, c'è un volo, dura un'ora e uno ci arriva, o tra la Puglia e il Friuli Venezia Giulia. Ai tempi chiaramente 1000-1500 chilometri era un viaggio di giorni, e tantissime volte questi documenti delle sepolture o comunque i certificati di morte o comunque la lettera che veniva mandata dallo Stato alle famiglie arrivavano molto tardi, e quando si trattava di bambini a casa non sempre queste cose sono state conservate nel corso della storia. Questo è una cosa che io ho scoperto negli ultimi anni, che riguarda appunto la famiglia dei miei figli, avendo trovato poi il bisnonno di mio marito sepolto al Sacrario di Re di Puglia, dalla Puglia. Questo DDL, che tappe ci saranno? Questo DDL è fortunato al momento, è stato presentato da me a metà settembre e oggi, dopo un mese, è già stato assegnato alla 7ª commissione del Senato, la Commissione Cultura e Istruzione, e questo mi fa ben sperare che nelle prossime settimane, per non essere troppo ottimisti nei prossimi giorni, sia già discussione alla Commissione. Quando supererà il vaglio della Commissione Cultura del Senato andrà in aula e a sua volta farà lo stesso iter alla Camera dei Deputati. Ed eccole le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle 3 cose va fatta assolutamente prima della fine del mondo. Una delle 3 cose dovete venire a farla in questi territori, che sono anche quelli di Go 2025. La nostra prima scelta è questa qua, è il 6° concerto di Santa Cecilia. Siamo in quel di Monfalcone, come vedete anche dal manifesto, concerti di Santa Cecilia, nona edizione, concerto di Santa Cecilia al Teatro Comunale di Monfalcone. Vediamo la scheda di promoturismo alle ore 20:45, Teatro Comunale di Monfalcone, concerto di Santa Cecilia. Dopo il notevole successo di pubblico della scorsa edizione, l'associazione Voci di Donne APS di Monfalcone propone la nona edizione dei concerti di Santa Cecilia in collaborazione con varie associazioni del Friuli Venezia Giulia. 6° concerto, 19 novembre, a Teatro Comunale, ore 20:45, organizzato da associazioni Voci di Donna
per APS, e questa è la prima cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. La seconda cosa da fare, andiamo a Gorizia invece, e come vedete dal titolo Let's Go Weekend, torneo di puzzle Penelope. Questa siamo in quel di Gorizia con una foto che dice tutto. Dunque la scheda di promotorismo dalle ore 14, come potete vedere, a Gorizia presso la sala parrocchiale chiesa di San Giuseppe Artigiano, via Brigata Pavia, quartiere di Straccis. Descrizione: nell'ambito degli eventi di Let's Go Weekend, in calendario oggi la gara di puzzle a coppie, torneo Penelope, competizione di velocità nella realizzazione di un puzzle. Iscrizioni prolocogo.gmail.com, organizzato dalla Proloco di Gorizia. E questa è la seconda cosa da fare, il torneo di puzzle a Gorizia. Siamo arrivati alla terza cosa da fare per quanto riguarda la domenica. Questa domenica degusta il territorio eccellenze distillate Gin Expo. Come vedete c'è la locandina eccellenze distillate Gin Expo presso varie distillerie. Allora andiamo a vedere. A Gorizia sarà a Castel San Mauro, in località Castel San Mauro 1, per quanto riguarda questa degustazione. Non solo grappa, scopriamo anche le altre distillazioni del territorio riunite nella affascinante cornice di Castel San Mauro. Tre giovani produttori di gin e uno storico Pelinkovec vi aspettano per farvi sentire le essenze e farvi conoscere le anime dei loro prodotti e di chi li crea. Organizzato da Castel San Mauro. Per info c'è un telefono 328 915 8033, info@castelsanmauro.it, una mail. E questa è la terza cosa da fare, degusta il territorio eccellenze distillate Gin Expo. E questa era la terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Mi pare che non abbiamo altro, no, non abbiamo altro, abbiamo finito. Vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti sulla pagina Facebook e ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao! Con la sigla RAE si indicano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.